Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Siete sul canale del pirata. Oggi vediamo come scegliere un coltello chiudibile, un folder, perché a differenza di quello che spesso si crede, un buon coltello deve avere determinate caratteristiche, non deve essere solo bello, piacerci o avere una determinata forma, perché a volte queste cose si rivelano degli imbrogli, cioè acquistiamo dei coltelli perché sono belli e poi non sono affatto funzionali. E quindi andiamo a vedere le caratteristiche di alcuni coltelli chiudibili, proprio per farci un'idea di come dovrebbe essere un buon coltello da acquistare. Le cose che valuteremo saranno il tipo di lama, quindi di bisellatura, il tipo di acciaio utilizzato, il manico, che è molto importante anche se noi spesso lo sottovalutiamo. Il manico è una delle cose a cui dare priorità, e ovviamente un'altra cosa importantissima in un chiudibile è la sicura della lama, soprattutto se il chiudibile che andremo ad acquistare sarà un chiudibile, diciamo così, di utilizzo a 360 gradi e quindi dovrà resistere anche a qualche sforzo cui solitamente i chiudibili non sono dedicati. Bene, andiamo a vedere alcuni tipi di chiudibile. Dobbiamo, prima di scegliere il chiudibile, capire se ci serve un chiudibile, un EDC da taglio puro e quindi con la lama molto sottile ma esso stesso delicato, oppure un chiudibile che possa resistere un pochino di più e che ci permetta di fare anche qualche intaglio del legno, qualche lavoretto un attimino più pesante. Questo dipenderà sempre dal tipo di utilizzo medio che ne faremo. Quindi andiamo a vedere un po' di caratteristiche che ci possono interessare. Uno dei chiudibili più utilizzati, o comunque tra i più venduti sicuramente, è lo Spyderco Endura 4. Dello Spyderco Endura 4 ce ne sono varie versioni. La versione che io consiglio è questa, che non è la versione completamente flat, ma ha la versione leggermente scandy. Perderemo un pochino nel taglio puro, nel senso che le fettine non saranno trasparenti ma molto sottili, ma ne guadagneremo in robustezza della lama e in robustezza totale del coltello. In questo caso il coltello ha una chiusura backlock che è tra le più sicure sicuramente, ho fatto anche il gioco di parole, e l'apertura ha una mano da fare con il buco, con il foro, eccola qua, vedete che scorre così. Ovviamente un'altra caratteristica che lo premia è che, avendo appunto la chiusura backlock o a pompa, come si dice, è possibile utilizzarla sia con la mano destra sia con la mano sinistra, quindi che voi siate mancini o destrimani, la cosa non cambia sia per la chiusura che l'apertura. Questa è una cosa non da poco da tenerne conto, soprattutto quando si sceglie un chiudibile. Vi faccio vedere la differenza, scusate il rumore, ma ecco qua, vi faccio vedere la differenza con la versione flat, giusto per farsi un'idea. Eccola qua, e vedete la differenza di spessori, se anche la casa dichiara circa lo stesso spessore. Entrambi sono in questo caso in VG10, che io trovo sia un ottimo acciaio, non è dei più moderni e dei più favoriti dalla maggior parte delle persone che cerca i super acciai, ma è un acciaio che si affila facilmente, che tiene discretamente bene il filo, è inox,
prodotto a secchi in Giappone, è sicuramente un buon acciaio. E la manicatura come vedete è sottile, difatti in tasca non si sente neanche, ma è allo stesso tempo comoda. Ovviamente nel lavoro gravoso tenderà, essendo così sottile, a dare fastidio in questo punto della mano. Quindi non è un coltello da utilizzare per le mezz'ore di intaglio. Ecco, ogni tanto i 5-10 minuti, ma poi tocca sospendere perché potrebbe dar fastidio la mano. Per stare sempre sulla Speyderco e quasi nel taglio puro, questo è il Paramilitary 2 e vedete che anche in questo caso la lama è piuttosto sottile, quindi non andrà sforzata con forzature o utilizzandola a spaccare tronchetti o aprire canvas, quindi aprire barattoli del mangime del cane piuttosto che di fagioli, ma è sicuramente una lama molto funzionale per l'uso quotidiano, taglio del panino, taglio delle fascette, taglio del salame, apertura di buste, cartoni, è sicuramente un'ottima lama. Si può anche intagliare il legno, visto che è una lama molto robusta, pur essendo sottile. Vediamo che l'acciaio è il CPM S30V, si affila abbastanza facilmente e tiene bene il filo, anche se non è tra i miei acciai preferiti. Anche qua il manico non è il top della comodità, vedete è molto ben spaziato, però quando noi lo impugniamo e lo usiamo alla lunga sempre il fastidio a questo livello della mano. Infatti sono coltelli da utilizzo saltuario e non da utilizzo, chiamiamolo così, continuativo, se possiamo così definirlo. E solitamente comunque sono da preferire coltelli con il manico in G10 o in micarta, perché ovviamente la mano scivola meno, termicamente è più accettabile sia con l'eccessivo caldo che con l'eccessivo freddo, mentre per esempio i manici in alluminio e in metallo non sono da considerare tra i migliori, anche se effettivamente qualche coltello così costruito è veramente bello. Andiamo a vedere in questo caso il Lowman, anche questo un coltello che fa con la sua lama Halo in S35 VN, eccolo qua, vediamo. È uno dei miei preferiti perché come EDC va molto bene, poi c'è questo finger choil che ci permette una presa avanzata e quindi un'ottima lavorazione, sottile, leggerissimo, non si sente in tasca, ma anche lui ovviamente essendo sottile, vedete, nell'utilizzo gravoso può dare fastidio. Essendo però molto ben arrotondato, molto ben lavorato qua, il fastidio non è più a questo livello, ma arriva a questo livello, quindi permette qualche utilizzo in più dei coltelli, dei manici di coltelli visti fino ad ora. E questi ovviamente sono coltelli che noi possiamo considerare taglio puro. Un altro coltello è il Nimrod della Maserin, progettato da Tommaso Rumicci e anche questo molto leggero, molto sottile, un coltello possiamo chiamarlo, sebbene con la lama vedete molto più grande di quelle che abbiamo visto fino adesso, un coltello anche questo da taglio, e difatti è una lama flat, vedete, una lama completamente liscia, flat, e permette una discreta lavorazione con la mano. Anche qua ovviamente, vista la condizione del manico sottile, può dare fastidio nell'utilizzo prolungato, ma nell'utilizzo del taglio e via va più che bene, va benissimo, va molto 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 bene. Ovviamente se andando su come tipo di coltello possiamo cominciare a trovare dei coltelli interessanti,
possiamo cominciare a trovare i coltelli molto funzionali. Uno di questi è il Kur della Lion Steel, in questo caso la versione in G10 arancione, la lama è in Sleipner, è una lama da lavoro, una lama che lavora molto bene sia il cibo ma anche il legno. È una lama non grandissima, 8 cm e 8, grosso modo siamo sotto i 9 cm, però comunque è un coltello importante. La manicatura, come vedete, inizia a essere più larga e più bombata, arrotondata. Questo permette, quando noi lo teniamo in mano, di lavorare senza stancare la mano e senza avere questo dolore a questo livello, perché è sufficientemente larga e arrotondata da permettere l'utilizzo in riposo della mano. Anche la gimpatura qua permette che il pollice, in caso di stabbing, di ovviamente infilzare qualcosa, un pezzo di legno, roteare eccetera, permette al pollice di non scivolare in avanti. Qualora scivolasse in avanti o dovessimo usare una presa avanzata, vedete che lo spine, quindi il dorso della lama, è arrotondato e permette veramente una ottima appoggio del pollice senza avere dolori. Questo è uno dei miei coltelli preferiti. Ovviamente io ho anche la versione molto molto bella, adesso ve la faccio vedere se la trovo. Questa dovrebbe essere una delle versioni wood, legno, eccola qua, questa è quella in ulivo e vedete la versione ulivo, eccola qua, è ancora più comoda della versione in G10. Vedete che abbiamo, mentre il G10 ricopre tutta la parte delle cartelle, qua vediamo le cartelle in acciaio, vedete, eccole qua, queste due cartelline qua, tutto stondato anche sotto, vedete la cartella, il liner lock, vedete che il liner lock è piuttosto importante e becca un bel terzo del tallone della lama, quindi è una sicura, per quanto sia non il tipo di sicura più sicuro, questa com'è fatta qua è molto molto sicura. Io ci ho fatto anche battonaggio di alcuni pezzi di legno proprio per provare la resistenza. È un coltello che, fatto salvo ovviamente il battoning, vi permette di fare tutto, lavorare il cibo, da lavorare il legno, tagliare, intagliare, fare del chopping battonato, quindi tenendo e battendo sulla lama per scavare il legno, quindi vi permette veramente robusto e molto bello, soprattutto questa versione wood, che ne ho due tipi. Anche qua lama in Sleipner, quindi non inox, cosa abbastanza particolare per un coltello chiudibile, ma comunque è un acciaio che resiste molto all'ossidazione per come è lavorato e quindi va molto molto bene. Vediamo poi un coltello particolare, in questo caso l'SR 11 della Lion Steel, anche qua lama in Sleipner, lama molto bella, molto combat come si dice, molto funzionale e il manico molto comodo. Unico difetto, in alluminio. Essendo in alluminio, se abbiamo le mani particolarmente bagnate o sudate, tenderà a scivolarvi. Ovviamente con questa guardia che fa il flip la mano non vi scapperà il coltello, però avrei preferito un tipo di lavorazione migliore come quello che c'è nell'SR1, dove anche se alluminio o titanio la mano non scivola come in questa circostanza. Molto bello, oltre che molto funzionale, ha appunto il difetto del manico in alluminio. Avessero fatto una manicatura standard o in G10 come questa del Kur, secondo me sarebbe uno dei coltelli da avere sempre con sé. E invece è stato fatto solo la versione con manicatura alluminio o titanio. Ci sono ovviamente tutta la collezione dei cold steel che può andare bene, ma ve ne cito
un paio, giusto per farvi un'idea insomma particolare. Per esempio questo è la D15, molto bella la lama, molto bello il coltello anche da vedere, molto meno bello da utilizzare, non tanto per la funzionalità della lama, che funziona molto bene anche questa bisellatura, ma allora questo jimping esagerato che senza guanti dà veramente fastidio sotto il pollice. E poi lo Scorpion Lock, cioè questa barretta che va a chiudersi sulla lama e quindi la tiene bloccata, che qua è veramente scomoda nell'impugnatura, nel lavoro gravoso a cui è dedicato questo tipo di coltello. Quindi un vero peccato, secondo me, con qualche accorgimento anche questo poteva essere un coltello di quelli da avere. Cosa che invece possiamo dire del suo fratellino AD10. La D10, sempre della Colsteel, ha un'impugnatura comodissima, forse la più comoda tra i chiudibili che io abbia mai provato. Voi lavorate in santa pace anche grosse quantità di legno senza avere problemi alla mano, sentendovela proprio comoda. Il jimping qua non è esagerato, non dà fastidio al pollice, è veramente una lama molto funzionale. Questo è uno sicuramente dei coltelli da acquistare per chi volesse non un EDC di poco conto, ma un coltellone da usare un po' sempre, senza portarsi dietro il fisso, magari anche nel bosco o in campagna, per fare degli intagli, per fare delle preparazioni. Va molto bene anche per la caccia, ovviamente. Ovviamente poi abbiamo il mastodontico 4 Max Scout, anche se la nuova versione che non ha il marchio così ma ha il marchio incluso, sapete che adesso c'è quella specie di rettangolo, ha la lama un po' più corta e si differenzia anche in questa parte qua e anche qua. Vi farò vedere, ho un paio di foto da far vedere. Comunque questo 120 euro, lo trovate in commercio, è favoloso, uno dei coltelloni da avere. Il prezzo è sottostimato per questo tipo di coltello, molto robusto e molto da utilizzare, però anche molto pesante da tenere in tasca. I coltelli che posso sconsigliare quasi sicuramente sono i coltelli dell'Estrema Ratio, i chiudibili, che hanno la manicatura in Corodal, questa specie di alluminio simile come durezza e resistenza all'alluminio aeronautico che utilizza la Lion Steel, ma che con questa forma molto bella esteticamente è molto scivoloso, molto poco pratico, secondo me, soprattutto se si hanno bani maniate o bani umide. Poi questo va bene, questo è un coltello da taglio puro o da buco, se vogliamo chiamarlo così, da difesa. Vedete che ha un piccolo liner lock che gli dà la giusta resistenza per il tipo di compito leggero a cui è dedicato. Altra cosa, questa apertura a rasoio fa veramente schifio, perché questa vi buca tutte le tasche e vedete che come è messa la clip, per cui voi lo inserite così in tasca e siete sicuri che questa vi fa il buco nelle tasche. Non i miei complimenti a chi li ha ingegnerizzato, chi se l'è inventato. Un altro coltello invece da taglio puro ma molto comodo, oltre che secondo me molto bello, sempre della Spyderco, è questo Native Chef o Native Chef, ognuno lo interpreta come vuole. Io lo interpreto come capo dei nativi, siccome è un coltello molto adatto da usare in cucina, vedete per le dimensioni, la forma, molti lo interpretano come coltello da chef. In realtà è un coltello che potete utilizzare a tutto campo, salvo lavori eccessivamente gravosi, visto come la lama sfina verso la punta, però anche nel bosco si comporta, devo dire, bene. Si comporta molto bene. Anche questo backlock, per cui va bene sia per mancini che per destrimani. E adesso per non prolungare eccessivamente questo video, che già viene lungo di per sé,
vediamo sempre della Spyderco, in questo caso lo Shaman, e anche questo manico superbo, superlativo, non stanca la mano, buona lama, uno dei migliori, forse il migliore secondo me progetto della Spyderco. Ha questo compression lock che è molto sicuro, però non mi convince al 100%. Ovviamente le chiusure trial lock dei Cold Steel sono imbattibili. Coltelli comodi, poi ovviamente vi sto facendo vedere le misure normali, perché se passiamo alle misure extra large non ce la caviamo più. Vi faccio vedere qualche altro coltello, per esempio di Rick Hinderer, per la Zero Tolerance abbiamo due progetti: il progetto Slicer, che è questo, che è molto comodo da tenere in tasca. Ovviamente la manicatura, essendo spaziata qua nell'utilizzo gravoso, può dare fastidio alla mano qua, ma sia la lama che la manicatura sono molto robusti, e la manicatura è in titanio, quindi dà leggerezza e dà robustezza. Vedete che anche l'acciaio utilizzato è l'acciaio 204P, un acciaio da polveri, un po' duretto da filare, sono sincero, però il coltello è veramente una bomba. Certo, per chi lo vede così e lo pensa un coltellone, non lo è. Suo fratello maggiore invece, eccolo qua, che lo è. Questo è il 560 e questo è il 562. E questo, fra le altre cose, ha titanio e G10 come il suo fratellino, però ha un manico più comodo. Vedete che è rotondo e bombato, molto largo, e quindi stanca meno la mano. Ovviamente sempre questa divisione, questa spaziatura, se non è piena come in questi casi, permette una ottima pulizia del coltello, ma anche un ottimo fastidio, perché pizzica la pelle in questi due punti nell'utilizzo prolungato. Anche qua il gimp non è fastidioso, la forma della lama e di Hinderer è una forma assolutamente funzionale, in questo caso in Elmax. Ecco, però a me l'Elmax e altri super acciai non piacciono molto. Se non mi credete, andate a vedere che fine fanno questi super acciai confronto a coltelli più economici, e non parlo di coltelli da 10 euro da bancarella, nel senso meno costosi, ma comunque di qualità, che hanno acciai inferiori di nomenclatura. Andate a vedervi il canale di Joe X, andate a vedere, lui li spacca tutti, li frantuma tutti, e vedete che i coltelli con acciai meno specializzati, meno duri, resistono di più ai soprusi dei super acciai, super coltelli. Questo, lo Zero Tolerance, è uno dei miei preferiti, è sicuramente tra i migliori da portarsi a casa. 0306, vedete la lama è in CPM 20CV, anche questo è un acciaio da polveri molto duro, molto ben temprato, di più dell'Elmax, e non mi ha dato problemi di microcipature, mentre l'Elmax sì. E anche questo è uno dei manici più comodi in assoluto, pur avendo la divisione che vedete però è più piccola, e il manico arrotondato, in questo caso G10, e dalla parte di qua completamente in titanio. Qua invece ha la cartella in titanio e la manicatura in G10. È veramente veramente comodo. Se volete spendere un soldino, perché io lo pagai sui 300 talleri, e adesso invece, scusate, quindi vi dicevo, sicuramente un coltello da acquistare. Un altro coltello da acquistare, se vi piace un coltello bello oltre che comodo, è il coltello del pirata. Che coltello avrà in tasca il pirata? Eccolo qua, l'SR1 titanio viola. Questo è il coltello del pirata. Lama in Sleipner eccezionalissima. Questa lama è no funzionale, super funzionale.
A differenza della versione in alluminio, questa versione in titanio è molto robusta, ovviamente è più cara, quando si trovava in commercio era sulle 300, 320, 330, 350 euro a secondo di dove la si trovava. È sicuramente uno dei miei preferiti, è bello quando lo si estrae dalla tasca ed è funzionale. A robustezza non siamo uguali ai cold steel, ma ci arriviamo abbastanza vicino, quindi permette anche qualche sopruso. Guardate questo frame lock come prende, come cattura bene questa lama, molto robusta, permette di trattare benissimo il cibo e anche il legno, quindi è un coltello da portarsi sempre dietro dove si può, ovviamente controllate sempre di essere in regola. Quindi faccio così perché ho paura di rovesciare qua la camera. Questa è una prima ricognizione dei coltelli chiudibili. Ecco, quindi cercare di scegliere coltelli per il manico e per il tipo di utilizzo che si vuole fare. Per quello che mi riguarda ci vediamo in un prossimo video. Continuerò a mostrarvi i coltelli, prenderò le recensioni, tornerò a fare le dirette che adesso vi ho sospeso perché purtroppo ho passato anche l'influenza e quindi ho saltato il giro delle dirette. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo in prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!